Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, l'unico corso capace di svuotarti l'anima. Oggi puntata speciale dedicata alle vacanze. Troverai tutte le frasi più utili per abbordare uomini, donne, anziani, quello che più ti piace e per goderti al meglio le vacanze. Gustatelo fino alla fine perché terminerà con un compitino personalizzato. Ciao! Vacanze si dice li nuit, si usa quando si vuole dire che si va in qualche posto con l'illusione di non tornare mai più. Per dire andare in vacanza si usa invece un verbo composto, li nuit quinoen, che si compone di li nuit, vacanze, e quinoen, che è un verbo di moto, può voler dire muovere, spostare, oppure muoversi, spostarsi, quindi li nuit quinoen. Se voglio coniugare un verbo composto come li nuit quinoen, andrò a coniugare esclusivamente la sua parte verbale, quinoen, mentre la parte nominale, li nuit, resta invariata. Quindi per dire io vado in vacanza, dirò am quinoeu li nuit. Am pronome verbale, dalla scorsa volta ti ricordi, alla prima persona uso sempre am. Quinoeu invece è il verbo quinoein coniugato e li nuit è la parte nominale del verbo li nuit quinoein, che dunque resta perfettamente invariata. Hai sicuramente notato che le due parti, la parte nominale li nuit e la parte verbale quinoein, si staccano l'una dall'altra e si scambiano di posizione. Am quinoeu li nuit. Adesso è il momento di una breve conversazione. Vediamola una prima volta senza sottotitoli. Ti sei qui a te? A schiene li nuit? Ni. Cor sa che ci tas a mio mau a po'. Caldo. Ti assume a po', sì? Amo che ne ho a po'. C'è solo. Perfetto, adesso lo riguardiamo con i sottotitoli. Tutti i verbi sono evidenziati. Fai attenzione perché sono tutti verbi composti. Pronto? Via! Ti sei qui a te? A schiene li nuit? Ni. Cor sa che ci tas a mio mau a po'. Caldo. Ti assume a po', sì? Amo che ne ho a po'. C'è solo. Perfetto, ora andiamo a controllare il significato del testo. Il primo personaggio dice Ti assuecchie antre. Che cos'hai in programma? A schiene li nuit? Andrai in vacanza? E l'amico risponde Ni, sì. Coa, sa che ciutas, a mio mau a po'. Domani partirò per Zante. E il primo risponde Caldo. Che bello. L'altro gli chiede Ti assume a po', sì. E tu dove andrai in vacanza? Ma l'altro in vacanza non ci andrà e infatti replica Ho anche ne ho a po', ciassuno. Io non andrò in vacanza, io non partirò, resterò a casa. Ora guardiamo bene i verbi. Il primo è al presente, oecchie, che da solo significherebbe tu hai, ma oecchie antue significa tu hai in programma, quindi cambia il suo significato. Gli altri verbi invece, leggiamoli insieme. Kine, yormao, yormae, kineo, chasso. Sono tutte parole tronche, cioè hanno l'accento che cade sull'ultima sillaba e questo ci fa capire che sono tutti verbi al futuro. I fonemi, i suoni sono sempre gli stessi, ma l'accento si sposta alla fine della parola. Kinoe diventa kinee, yormao, yormau e così via. Ma Alessio, qui è pieno di accenti, non si capisce niente. Hai ragione, ma lo vedremo meglio la prossima volta, quando faremo la lezione sulle vocali. Per adesso, prendiamola così com'è. Il futuro mostra il verbo con l'accento sull'ultima sillaba. E invece in questa conversazione c'è una parolina che è molto importante. È la parola oh. Oh significa no, non, ed è la negazione più frequente in lingua monellica, quindi questa bisogna proprio impararla. Oh. Guardiamo infine la seconda frase. Coa, sa che ciutans a mio mau a po'. Domani partirò per Zante. Zante si dice sakunchu ed è maschile. Poi abbiamo il determinante ta, ricordi? Accusativo singolare maschile. E infine abbiamo la lettera si seguita da un apostrofo che sta per la desinenza s. Questa desinenza indica che c'è un moto a luogo, ossia che c'è un movimento da un punto A verso un punto B e che il punto B è messo in evidenza all'interno della frase. Dove si va in vacanza? Beh, per esempio si può andare all'estero.
Per dire viaggio all'estero si usa il sostantivo zenuj. Per dire invece essere all'estero si usa il verbo zenidoain. Quindi per dire io sarò all'estero, io andrò all'estero, dirò am zenidoao. Poi ci sono diversi altri tipi di vacanze, si può andare in crociera, si può andare al mare, si può andare in montagna, al lago, in una città d'arte, ma vediamo qualche esempio. In lingua monellica esiste un verbo, venin, che esprime il concetto di andare e venire nel senso più generale possibile, quindi d'ora in avanti utilizzeremo principalmente questo verbo qui, venin. Per dire che io andrò al mare, posso dirlo in tantissimi modi. Pensate che esiste circa una decina di parole per esprimere il concetto di mare in tutte le sue accezioni in lingua monellica, ma ci sono due parole in particolare che significano mare in senso generale. Queste due parole sono mar oppure tialsi. Ma in realtà è un aggettivo che significa enorme. Se io lo uso sostantivato, per dire quindi la cosa enorme, indico il mare e quindi sarà neutro, sarà marto, il mare, in senso generico, aggettivo sostantivato. Invece tialsi, tialsie, è un sostantivo femminile e significa anch'esso il mare. Quindi utilizzerò delle desinenze diverse, dato che mi trovo di fronte a due generi diversi. Per dire io andrò al mare con mar, dirò mar mio san venò. Per dire invece io andrò al mare con tialsi, tialsi muens an venò. Utilizzo mio e moen perché sto parlando di mare in generale. Non sto specificando una località oppure un mare specifico, ma sto parlando di mare in generale. Quindi utilizzerò mio oppure moen. Mar mio san venò, tialsi muens san venò. Bene, ora prova tu. Prova a costruire due frasi. Andrò in montagna oppure andrò al lago. Montagna si dice or ed è un sostantivo neutro. Lago invece si dice linni ed è un sostantivo femminile. Quindi puoi prendere come riferimento le due frasi che abbiamo costruito prima per dire io andrò al mare. Ok? Io andrò in montagna, or, sostantivo neutro. Io andrò al lago, linni, sostantivo femminile. Beh, hai 15 secondi di tempo. Pronto? Via! Bene, vediamo se hai fatto giusto. Io andrò in montagna, si dice or mio san venò. Io andrò al lago, si dice linni muen san venò. Se incontri un amico che sta per partire per le vacanze, gli puoi augurare Cao li Nuime, buone vacanze. Oppure puoi anche augurargli un'altra cosa, puoi dirgli Yodoa Oa, viaggia bene, buon viaggio. Bene, anche per oggi abbiamo finito, ma adesso ti faccio una richiesta. Scrivi qui sotto nei commenti il luogo in cui andrai in vacanza e potrai tirartela con tutti, perché potrai dire di andare in un posto bellissimo ma che nessuno conosce. Cioè, se io dicessi vado in Grecia, beh, tutti sanno dov'è la Grecia, che cos'è la Grecia. Ma se io dico vado in Jeglage, ha tutto un altro sapore. Noi ci rivediamo in autunno con un video sulle vocali. Per adesso, Cao li Nuime, che Yodoa Oa. Stanco delle solite lingue? Ma già è Lichten!